Ciao, benvenuto su Sapling Company, io sono Ugo, questo è il mio laboratorio e oggi vediamo insieme come realizzare una scatola in legno come questa. Come puoi vedere, il coperchio ha la particolarità di essere inciso e poi bruciato per dare risalto all'incisione. Inoltre scorre all'interno di due canali sui lati della scatola per potersi aprire e chiudere facilmente. Questa scatola in particolare l'ho realizzata per metterci all'interno un tagliere, come quelli che costruisco. Seguendo però i passaggi che ti faccio vedere nel video, puoi crearne tu una di qualsiasi dimensione. Se invece vuoi direttamente vedere come ho realizzato l'incisione e poi l'ho bruciata, salta al minuto che ti indico qui sotto. Buona visione! Ok, per realizzare la scatola parto da una perlina come questa. La prima cosa che faccio è andare alla troncatrice a tagliare i 4 lati che compongono la scatola. In questo modo poi ho dei pezzi anche più piccoli che è più facile lavorare qui sul banco sega. Per realizzare i canali qui al banco sega vado a fare un primo taglio su tutti e 4 i lati, che sarà largo quanto i denti della lama, quindi 2,4 mm. Successivamente sposto la battuta di poco più di 1,5 mm e vado ad allargare i canali che ho realizzato per portarli a 4 mm. In questo modo il compensato può incastrarsi perfettamente e anche scorrere all'interno dell'incastro. Una volta spostata la battuta del banco sega, vado a fare un primo test con il compensato. Sposto poi leggermente la battuta per allargare il canale che è ancora troppo piccolo. Trovata la giusta distanza, vado a finire anche tutti gli altri canali. Ok, i 4 lati sono quasi pronti. Adesso vado a fare una prima prova mettendo in piedi la scatola. Una volta montata la scatola, il passo successivo è quello di andarmi a tagliare qui al banco sega il coperchio e la base della scatola. Per farlo mi servono le dimensioni, quindi vado a trovarmi la dimensione interna della scatola, 32,2 di larghezza e 48,2 di lunghezza. A queste dimensioni aggiungo la profondità dei canali e ho così le dimensioni finali sia del coperchio che della base, che saranno praticamente identici. Tagliati coperchio e base, faccio un primo test di montaggio dell'intera scatola. Vado poi a tagliare uno dei due lati corti, in questo modo il coperchio può scorrere nei canali.
Prima di passare all'incollaggio, levigo tutte le superfici interne della scatola. Una volta bloccata la scatola con il tenditore a nastro, vado a verificare che i lati siano squadrati e poi rimuovo la colla in eccesso utilizzando una spugna e dell'acqua. Mentre la colla si asciuga, vado ad incidere la scritta sul coperchio della scatola. Ho stampato la scritta su un foglio di carta e dopo averlo attaccato al coperchio vado a seguire tutti i bordi con una matita. In questo modo lascio un segno sul legno che poi seguirò con l'incisore. Per questo passaggio si può utilizzare anche della carta carbone. Per l'incisione utilizzo un trapano fresa con una punta per vetro molto fine. Questa punta è più semplice da controllare di una normale fresa per il legno ed è anche meno aggressiva, quindi rimuove poco materiale. Terminata l'incisione, cancello i segni della matita e passo a bruciare il legno. In questo modo si crea un forte contrasto e la scritta risalta. Una leggera carteggiata con una carta grana 320 e poi con aria compressa e un panno tolgo i residui della bruciatura. Per concludere il coperchio realizzo un foro della grandezza di un dito, in questo modo è più semplice aprirlo. Asciugata la colla, rifinisco la scatola, smusso i bordi utilizzando una pialla a mano e finisco tutto il lavoro con la levigatrice.
Eccoci di nuovo qui, il video è terminato. Se ti è piaciuto ricordati di mettere mi piace qui sotto e anche di iscriverti al canale in modo da restare sempre aggiornato con tutti i prossimi video che usciranno, e in descrizione ti ho lasciato i link alle nostre pagine social in modo da poterci seguire giorno per giorno con tutte le nostre realizzazioni. Infine, se decidi anche tu di realizzare una scatola come quella che ti ho appena fatto vedere, posta una foto su Instagram o su Facebook e taggami, in questo modo posso vedere anch'io la tua realizzazione. Ciao!